Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e benvenuti per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop, un'edizione De Agostini in scala 1:3, altezza 62 cm, uscita numero 21. Andiamo subito a dare un'occhiata su quanto abbiamo trovato. Salterò tutto quello che di solito faccio, cioè dar possibilità alle persone di poter leggere i contenuti oltre che guardare le immagini. Perché potrete soddisfare la vostra curiosità e interesse, se ne avete piacere, guardando il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. All'interno troviamo due pezzi di plastica un po' più grandi. Questo è la piastra della ginocchiera. Questo è il parastinchi sinistro. Questo pezzo di plastica più piccolo è il coprivite. E poi abbiamo una serie di viti BM da avvitare nel metallo, e qui io mi sono avvalso di un lubrificante. In realtà ci vengono fornite 4 viti, ne useremo 3, una è sempre data in più se dovesse mai danneggiarsene qualcuna. Prendiamo la nostra parte inferiore della gamba e andiamo ad avvitarci le viti, queste qui. Io mi sono creato il filetto, ho bagnato una vite nel lubrificante, va bene qualsiasi tipo di lubrificante. Anche questo, finché non riceverò il pezzo di ricambio, vedete che questo è fallato, è tutto pieno di puntini. Se riuscirò ve lo farò vedere meglio dopo, già vedete qualcosa qui, ecco, e qua è pieno anche. E in più mi manca l'uscita numero 17, vi ho spiegato il perché nei video precedenti, e quindi per forza maggiore il mio montaggio deve essere sommario, cioè tutto quello che potrò avvitare e poi quando mi arriveranno i pezzi andare a svitare lo potrò fare, mentre invece tutto ciò che dovrà essere inserito come perni di plastica o come in questo caso il coprivite, ecco, non lo posso mettere perché poi andrei a danneggiarlo nel momento in cui sarei costretto poi a intervenire per poter sostituire il pezzo con quello che mi arriverà, spero presto. Quindi svitiamo le 3 viti. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi seguono, che continuano a dar vita al canale. Siete voi la linfa del canale, grazie ragazzi. Se sono ancora qui oggi è solo grazie a voi. La passione ovviamente non deve mancare, almeno in me c'è, in ogni cosa che ho fatto nella mia vita, però c'è poco da fare. Se non mi guardate è inutile che io sia ancora qui a fare video, e di questo volevo ringraziarvi. Le persone invece che mi visualizzano ma che non si iscrivono, ma che hanno piacere di farlo ma semplicemente si dimenticano, nessun problema ragazzi, c'è qui Michele a ricordarvelo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Beh, qui poi andrò a consumare questa parte così, e poi ci metterò un po' d'argento perché questo è il punto di iniezione dove passa il materiale quando lo spingono negli stampi. Però io dico, per quale motivo non lo fate in un punto nascosto? Ma si vede che non capisco di queste cose. Allora andiamo a mettere questo.
Perfetto. E avvitiamo le 3 viti. Ricordatevi che qua sotto abbiamo metallo, ma questa è plastica. Quindi non esagerate a stringere troppo forte perché non serve. Questa è solo una copertura. Se esagerate rischiate di danneggiare la parte in plastica. A volte c'è chi, anche se in maniera anche troppo colorita, mi sgrida perché esco dall'inquadratura. Avete ragione, però purtroppo io vi spiego tutto guardando attraverso un telefonino. Provate a farlo voi una volta e pensate anche a quello che dovete dire e come dirlo. E ci sta che a volte si esce. Io non ho ancora possibilità economiche per permettermi una stanza dove potermi far vedere anche in volto come vorrei, con una scenografia come si deve, e parlarvi o fare delle dirette dal vivo. Mi piacerebbe tanto confrontarmi con voi senza rispondere solo ai messaggi, però non è ancora tempo e non è detto che arrivi, speriamo. Allora ecco, poi questo andiamo a metterlo qui, semplicemente in questa maniera, però non lo spingo tutto fino in fondo perché non vorrei poi avere difficoltà a togliere e rischiare magari di danneggiarlo. Comunque ecco, questo è. E alla fine ci dice di prendere questo, il coprivite, e andarlo a mettere nell'unica posizione possibile, o meglio, diciamo, nell'unica posizione corretta. Qui abbiamo un taglio orizzontale, lo vedete? E qui sotto, come potete vedere, abbiamo una sezione orizzontale. Eccola lì. Quindi non vi potete sbagliare. Però io non lo inserisco, perché non so se poi faccio fatica. Comunque è così, premo, ovviamente lui si inserisce, e poi a toglierlo dovrei usare una punta di spillo rischiando magari di danneggiarlo. Ecco, per le ragioni che vi ho spiegato prima non lo farò. Bene ragazzi, io adesso prima, aspettate perché mi sono accorto che se io cambio gli ingrandimenti così, vedete, e lo faccio mentre parlo, mi salta la voce. Quindi prima di salutarci vi volevo far vedere una comparativa con Iron Man, che anche lui è in scala 1:3 ed è alto 60 cm, contro Robocop che ne misurerà 62 circa. Quindi vediamo questo. Andiamo a vedere quanto sono belli tutti e due. Intanto qui abbiamo il braccio destro, tutto quello che vedete grigio e metallo, questa parte in plastica, solo questa e questa dietro, questo è tutto metallo, questa è in gomma, plastica, questa pendice poi che è tenuta ferma da una calamita ci è stata data perché poi sopra sarà come questo il pezzo che ci verrà fornito in più, ma avrà la punta che esce, quella in metallo. Eccola qui. È veramente bello. Questo l'abbiamo appena visto, pesantissimo, andate a vederlo pesato nel video precedente. Piede destro, ecco vedete, non mi è stato consegnato il numero 17 che è questo pezzo qui, più un altro che era da inserire e che esce da questo foro, non l'ho ricevuto. Abbiamo i due semitoraci, la parte più alta è in plastica, tutto quello sotto è metallo. La testa
tutta in metallo, è assicurata con un magnete molto potente, perché poi ci sarà qui il volto di Alex Murphy in silicone ed è bellissimo. Io ho visto delle foto, è veramente stupendo. Eccolo qui. E poi andiamo a vedere questo. Aspettate. Ok. Così è una piccola curiosità che mi piace anche dare a voi. Ecco qui. Guardate che spettacolo. Forse avrà le dita, diciamo dalla spalla al punto delle dita ci sarà forse 1 centimetro di differenza per quanto riguarda Robocop, che è un po' più lungo se non sbaglio, ma una volta che sarà montato farà un figurone anche vicino ad Iron Man. Invece andiamo a prendere le gambe, mettiamole così, e qui ricordatevi, se avete fatto Iron Man, io vedo delle cose che mi fanno rabbrividire. Non si tira su così il polpaccio per aprire e vedere poi sotto i reattori, ma si fa così, si sfila prima in fuori, vedete, e poi si alza. Ok, vedete che non tocca qui, e poi si manda giù così. Allora guardate, ecco qua, perfettamente in scala, bellissimo. Sono veramente contento, mi piace. A parte Cribbio, rido, ma mi dà veramente fastidio. A parte questi difetti che non so se riesco a farveli vedere. Ecco, guardate qua. Comunque nell'altro video si vedono meglio. È tutto pieno di puntini e io non voglio il pezzo pagato, vedete qui dove ho la punta del mio pollice? Non voglio un pezzo pagato a 11 euro in questo stato. Bene, ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, grazie veramente, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso preparo l'immagine per poter fare la locandina del video e poi procederò con il successivo video numero 22 e poi il 23. Ciao ragazzi!